Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Bietta AstraZeneca SpA. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa ha Bietta? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bietta durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Bietta? Bietta è un farmaco a base del principio attivo Xenatide, appartenente alla categoria degli ipoglicemizzanti e nello specifico analoghi del recettore GLP-1, glucagonlichepeptide 1. È commercializzato in Italia dall'azienda AstraZeneca SpA. Bietta può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Bietta 10 mcg Soluz. Iniet. SC1 pen preriempita 2,4 ml. Bietta 5 mcg Soluz. Iniet. SC1 pen preriempita 1,2 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: AstraZeneca AB. Concessionario: AstraZeneca SpA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: Xenatide. Gruppo terapeutico: ipoglicemizzanti. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni. Bietta è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 in associazione a metformina, sulfonilurea, tiazolidindioni. Metformina è una sulfonilurea. Metformina è un tiazolidindione in adulti che non hanno raggiunto un adeguato controllo glicemico con la dose massima tollerata di queste terapie orali. Bietta è indicato anche come terapia aggiuntiva insulina basale con o senza metformina e opioglitazone in adulti che non hanno raggiunto un adeguato controllo glicemico con questi medicinali. Posologia. La terapia con Xenatide a rilascio immediato, Bietta, deve essere iniziata con una dose di 5 mcg di Xenatide 2 volte al giorno, BID, per almeno un mese, al fine di migliorare la tollerabilità. La dose di Xenatide può, poi, essere aumentata a 10 mcg BID per migliorare ulteriormente il controllo glicemico. Non sono raccomandate dosi superiori a 10 mcg BID. Xenatide a rilascio immediato ha disponibile in pen preriempita da 5 mcg o 10 mcg di Xenatide per dose. Xenatide a rilascio immediato può essere somministrata in qualsiasi momento nei 60 minuti precedenti il pasto della mattina e della sera, o i due principali pasti del giorno, distanti l'uno dall'altro circa 6 ore o più. Xenatide a rilascio immediato non deve essere somministrata dopo i pasti. Se viene saltata un'iniezione, il trattamento deve essere continuato con la successiva dose prevista. Xenatide a rilascio immediato è raccomandata per un impiego in pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 che stanno già ricevendo metformina, una sulfonilurea, pioglitazone o un'insulina basale. L'uso di Xenatide a rilascio immediato può essere continuato quando un'insulina basale viene aggiunta alla terapia esistente. Quando Xenatide a rilascio immediato viene aggiunta alla terapia in atto con metformina e opioglitazone, la dose di metformina e opioglitazone può essere mantenuta poiché copyright non ha previsto nessun aumento del rischio di ipoglicemia, se confrontato alla metformina da sola o al pioglitazone da solo. Quando Xenatide a rilascio immediato è aggiunta alla terapia con una sulfonilurea, una riduzione della dose della sulfonilurea deve essere presa in considerazione per ridurre il rischio di ipoglicemia, vedere paragrafo 4.4. Quando Xenatide a rilascio immediato è usata in combinazione con insulina basale, la dose di insulina basale deve essere valutata.
Nei pazienti ad aumentato rischio di ipoglicemia si deve prendere in considerazione di ridurre la dose di insulina basale, vedere paragrafo 4.8. La dose di Exenatide a rilascio immediato non ha bisogno di essere aggiustata giorno per giorno sulla base dell'automonitoraggio dei livelli di glicemia. L'automonitoraggio della glicemia è necessario per correggere la dose di sulfonilurea o di insulina, in particolare quando si inizia il trattamento con dieta e l'insulina viene ridotta. Si raccomanda un approccio graduale per la riduzione della dose di insulina. Popolazioni speciali. Anziani. Nei pazienti sopra i 70 anni Exenatide a rilascio immediato deve essere usata con cautela e l'incremento di dose da 5 mcg a 10 mcg deve essere effettuato con particolare attenzione. L'esperienza clinica nei pazienti sopra i 75 anni è molto limitata. Compromissione renale. Nei pazienti con compromissione renale lieve, clearance della creatinina da 50 a 80 ml/min, non è necessario un aggiustamento della dose. Nei pazienti con compromissione renale moderata, clearance della creatinina da 30 a 50 ml/min, l'incremento di dose da 5 mcg a 10 mcg deve essere effettuato con cautela, vedere paragrafo 5.2. Exenatide non è consigliata per l'uso in pazienti con una malattia renale in stadio terminale o con compromissione renale severa, clearance della creatinina 30 ml/min, vedere paragrafo 4.4. Compromissione epatica. Nei pazienti con compromissione epatica non è necessario un aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Exenatide in bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite, vedere paragrafo 5.2. I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Modo di somministrazione. Ogni dose deve essere somministrata mediante iniezione sottocutanea nella coscia, nell'addome o nella parte alta delle braccia. Exenatide a rilascio immediato e l'insulina basale devono essere somministrati in 2 iniezioni separate. Per le istruzioni sull'uso della penna, vedere il paragrafo 6.6 e il manuale per l'utilizzatore allegato al foglio illustrativo. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Exenatide non deve essere usata nei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1 o per il trattamento della chetoacidosi diabetica. Exenatide non è un sostituto dell'insulina. È stata segnalata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'effetto di Exenatide a rilascio immediato nel rallentare lo svuotamento gastrico può ridurre il grado e la velocità di assorbimento di prodotti medicinali somministrati per via orale. Pazienti che assumono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere dieta durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere dieta durante la gravidanza e l'allattamento? Donne potenzialmente fertili. Se una paziente desidera iniziare una gravidanza o se si verifica una gravidanza, il trattamento con Exenatide deve essere interrotto. Gravidanza. Non vi sono dati adeguati provenienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Exenatide altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Quando Exenatide viene usata in associazione ad una sulfonilurea ad un'insulina basale, i pazienti devono essere informati di adottare le necessarie precauzioni per evitare la comparsa di una reazione ipoglicemica mentre stanno guidando un veicolo o usando un macchinario. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più frequenti si sono verificate principalmente a livello gastrointestinale, nausea, vomito, diarrea. La reazione avversa riportata più frequentemente da sola è stata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi di sovradosaggio possono includere nausea grave, vomito grave e rapida riduzione della glicemia. In caso di sovradosaggio, deve essere iniziato un appropriato trattamento di supporto, possibilmente somministrato per via parenterale, a seconda dei segni clinici e dei sintomi manifestati dal paziente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analoghi del recettore GLP-1, glucagon, like peptide, 1, a eurocodice ATC. A10B01. Meccanismo di azione. Exenatide è un agonista del recettore del glucagon like peptide, 1, GLP-1, che mostra numerose azioni antiperglicemiche, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione sottocutanea a pazienti con diabete di tipo 2, exenatide raggiunge il picco mediano della concentrazione plasmatica in 2 ore. Il picco medio di concentrazione di exenatide, Cmax, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute o genotossicità. In ratti femmina a cui è stato, elenco degli eccipienti: metacresolo, mannitolo, acido acetico glaciale, sodio acetato triidrato, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.